Ciao amiche, ciao amici, bentrovati sul mio canale. Oggi vi parlo di questo autore, Ballard, che io ho scoperto, ahimè, con notevole ritardo, ma mi piace molto. Ve lo volevo consigliare. Eh, James Graham Ballard, conosciuto come J.G. Ballard, è un autore britannico nato nel 1930 e morto nel 2009. Autore di fantascienza sperimentale fortemente provocatorio, ispirato alla pittura surrealista. Infatti molti dei suoi romanzi e racconti sono ascrivibili alla cosiddetta New Wave della narrativa fantascientifica e viene studiato generalmente nell'alveo della letteratura postmoderna. Le sue opere, oltre che per il suo carattere apertamente sperimentale, si caratterizza per le atmosfere cupe e quasi distopiche e per l'analisi cinica e cruda delle miserie e delle perversioni umane della moderna era tecnologica, che l'ha portato successivamente a venire considerato un nome tutelare della corrente cyberpunk. Questi due libri di cui vi parlo oggi, Passaporto per l'eternità del 1963 e Gli scultori di nuvole del 1968, sono due libri di racconti brevi, considerati capolavori della fantascienza, molto 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 belli, datati, piuttosto datati degli anni 60, ma ancora leggibilissimi. Io li ho letti adesso, sono ancora assolutamente attuali. Romanzi brevi, allucinati, inquietanti, distopici, racconti assurdi, non proprio racconti di fantascienza, io più che altro mi sembrano dei thriller surreali, inquietanti, genere gotico. Mi ricordano molto i libri di Patricia Highsmith per come sono scritti e soprattutto il secondo, Gli scultori di nuvole, oppure i racconti gotici di Edgar Allan Poe, con personaggi inquietanti che non si vorrebbe mai incontrare. Il primo libro del 1963, Passaporto per l'eternità, questo, è il suo primo volume di racconti edito in Italia da Urania. In questo libro abbiamo vacanzieri interstellari, un tizio imprigionato in una bolla temporale che si ripete all'infinito, una casa che si muove assorbendo gli stati d'animo di chi la abita. Il quarto racconto, La rete di sabbia, è considerato il migliore di quest'autore, il quale, nonostante fosse quasi esordiente, già prometteva molto bene, lodatissimo dalla critica del settore. Da molti è stato definito il miglior racconto di fantascienza in assoluto. Vi assicuro che è molto 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 bello. Il giudizio è stato di oltre mezzo secolo fa, il libro è del 63 e quindi da quasi 60 anni veramente, quindi ne sono stati scritti molti altri dopo naturalmente, ma vi assicuro che è veramente un ottimo lavoro ancora attuale. Se non è il più bel libro di fantascienza, sicuramente tra i migliori. Preferisco non anticiparvi nulla su questo racconto perché è meglio se lo leggete. Vi dico soltanto che le conseguenze dei viaggi esplorativi dei terrestri su Marte non sono stati del tutto positivi, ecco. Hanno creato anche dei problemi. Comunque gli diamo 4 stelle a entrambi i libri. Nel secondo volume troviamo racconti del tipo, ad esempio, una coppia per cui il viaggio scorre al contrario, dalla morte alla nascita, gli scultori di nuvole che dà il titolo al libro, con gli alianti gas scolpiscono a comando dandogli forme umane e altro, una clinica specializzata nella sostituzione di pezzi del corpo, una scatola di cartone con all'interno un mondo in miniatura che si anima quando viene aperta. Racconti piuttosto da togliere il sonno, direi. Comunque mi sono piaciuti molto, li consiglio. Se vi piace il genere, vi consiglio entrambi i libri, sono editi da Urania Mondadori in Italia. Un ottimo autore, bellissimi racconti, molto originale in questo genere. E ha scritto anche molti romanzi e altre raccolte di racconti, naturalmente. Vediamo un po' la bibliografia dell'autore. Il suo primo romanzo fu Il vento del nulla del 1962, che aprì una tetralogia di genere catastrofico, anche se in seguito Ballard lo rinnegò, questo libro a dargli la possibilità di dargli da vivere come autore. Gli altri tre furono Il mondo sommerso, Terra bruciata, Foresta di cristallo, basati sui 4 elementi aristotelici acqua, aria, terra e fuoco, più un quinto elemento, il tempo, che domina la foresta di cristallo.
Nel 1970, dopo diverse peripezie legali, fece chiudere una piccola casa editrice di Lestofanti che avevano stampato alcune copie del libro, pubblicò La mostra delle atrocità, il suo capolavoro. Sono 15 racconti in cui il filo comune, oltre protagonista, è l'ossessione maniacale per la guerra in Vietnam, la psicopatologia, la pornografia e il potere dei media. Le vittime di incidenti stradali e le icone del sogno americano rigorosamente morte. Nel libro Ballard prevede 11 anni prima l'elezione a presidente degli Stati Uniti di Ronald Reagan. 3 anni dopo uscì Crash, in cui riprende in dosi molto più massicce rispetto al precedente il tema della perversione per le vittime di incidenti stradali e la fusione di carne e auto. Nel 1996 David Cronenberg ne trasse il film omonimo, Crash appunto. La fama al di fuori della fantascienza gli giunse col romanzo autobiografico L'impero del sole. Da allora, nella prima metà degli anni Ottanta, Ballard si allontanò sempre più dalla fantascienza, ma continuò a scrivere racconti fantascientifici o fantastici fino alla metà degli anni 90. L'ultimo romanzo di Ballard, Regno a venire, pubblicato in Gran Bretagna nel 2006, comprende pezzi di ironica critica sociale, strutturati come gialli, i cui temi sono il consumismo nella società tardocapitalistica, i rigurgiti reazionari e razionali delle società occidentali, mass media. Nell'autobiografia I miracoli della vita, pubblicata nel marzo del 2008, l'autore rivelò purtroppo di essere affetto da cancro alla prostata che lo uccise nell'aprile del 2009. Bene amici, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche e invitate i vostri amici al prossimo video. Ciao, a presto.